Ciao ragazzi, oggi vi spiego dei basi per overclockare e vi dico pure delle informazioni dei processori. Ci sono due tipi di processori. Il primo, Intel, che, che è una marca più famosa, diciamo. Vi dico che ci stanno due di marche di processori. Il, il primo, che come detto prima è Intel, che è leggermente più costoso di AMD, che è il secondo marchio, ed è un pochino meglio, ma è differente. Oggi vi spiego solo, diciamo, i processori più normali, diciamo, non diciamo quelli Xeon, quelli più professionisti, diciamo, i processori. Eh, per primo vi spiego i categorie di overclock, di processore, di, di tipo di overclock di processori. Il primo tipo che è i processori overclock, in cui la frequenza non è bloccata, in cui può andare di più di un normale, diciamo, può andare un po' di più, un po' di più veloce, al massimo 25%. E invece il AMD, no, il secondo tipo, scusi, il secondo tipo è quello in cui è bloccato. Quindi può andare solo in quel limite, non può superare, è bloccato. E Intel solo i processori che finiscono con il K è overclockabile. Invece AMD tutti sono overclockabili. Invece eh, quello non overclockabile, tutti i processori di Intel senza la K è sempre non overclockabile. E adesso passo dal scheda madre perché solo alcuni scheda madri possono overclockare. Di Intel solo i scheda madri che inizia con il Z possono overclockare. Invece in AMD il B e il X possono overclockare. E ovviamente il X e Z sono costosi, diciamo. Un normale, diciamo, costerei 300 euro solo per scheda madre. Invece AMD ha una versione più economica, come detto prima, è B, in cui costa 50, quasi la metà, un po' più della metà, 200, 180 circa. Adesso vi spiego come si fa a overclockare. C'è un BIOS in cui te cliccando il tasto cancelletto prima che quando apri il computer, s- prima che apri il Windows, clicchi subito il tasto cancelletto. La clicchi per secondi, poi verrà una roba chiamata BIOS che per ogni marca di scheda madre c'è un tipo. Eh, ma se devo overclockare il processore sono sempre simili comunque i BIOS. Devo trovare la frequenza. Prima clicchi overclock, poi trovi la frequenza del processore. Se è K ovviamente c'è scritto auto, poi clicchi, prendi manualmente e poi metti un numero in cui per esempio 5 GHz la, de- la devi mettere 50% perché c'è una frequenza base per ogni clock o core, ogni core che c'è dentro il processore, che ovviamente è un gigahertz è 1000 Hz, quindi fai 50% fa 5000, 5000 e quindi 5 GHz.
Ci sono due modi di overclock di processore. Il primo, overclockare con proprio il core che è meglio per i professionisti perché per quelli che iniziano è un po' difficile. Invece il processore, no, invece i clock in- invece, se modifichi la frequenza, che è quello più facile, diciamo, è più conveniente, è meno pericoloso. Perché quello che modifica core fa pure, diciamo, non può andare tantissimo, tipo può andare 100, invece può andare 105, ma è già al limite, non ha overclockato tantissimo, ma ed è pure più pericoloso, quindi se avete appena iniziato è meglio non farlo. Invece nelle gare, come vedete, mettono dei liquidi in cui fanno questo perché, perché quelli vogliono superare che è una roba piccolissima, diciamo, e loro provano a superare quel limite che è vietato. Se no è un po' inutile perché puoi modificare semplicemente il clock. Ciao, vi saluto a tutti.